Se ben ricordi, circa un paio di mesi fa ti avevo presentato Tiny10, una custom ISO basata su Windows 10 a 32 bit che era in grado di girare anche su computer molto vecchi oppure con caratteristiche hardware estremamente limitate. Purtroppo ci siamo accorti che in tanti casi questa custom ISO era un po' carente da alcuni punti di vista e soprattutto non era italianizzabile. Ebbene, quello che andremo a fare oggi sarà creare la nostra custom ISO basata su Windows 10 nelle versioni 32 oppure 64 bit in grado di girare su macchine con risorse hardware davvero estremamente limitate, come se non meglio di Tiny10. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Prima di partire con il video di oggi ti faccio un breve ripasso di quello che abbiamo visto nei video precedenti, che comunque ti lascerò nella descrizione di questo in modo che potrai andare a vedere letteralmente tutti i passaggi spiegati nel dettaglio qualora qualche cosa di questo video ti risultasse oscuro. Comunque, quello che andremo a fare sarà andare a scaricare una ISO di Windows 10 tramite il programma 7zip, scompattarlo in una cartella, dopodiché aprire il programma NT-Lite e caricare la ISO scompattata e applicando un preset modificarla per poi creare un pendrive avviabile con cui installare questa ISO che avremo creato tramite il programma Rufus. Bene, allora come prima cosa andiamo a procurarci gli strumenti che ci serviranno. Per farlo apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca potremo andare a cercare direttamente Gentiluomo Digitale, che è il sito di questo canale, perché ho raggruppato tutto quanto quello che ci può servire direttamente nella sezione download del sito, in modo da non dover saltare da un sito all'altro per prendere tutti gli strumenti di cui avremo bisogno. Quindi nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la ricerca e vediamo che il primo risultato è relativo proprio al dominio del sito gentiluomodigitale.it. Quindi ci facciamo clic su e andiamo direttamente nella sezione Downloads. In questa pagina troveremo le prime due cose che ci servono, ovvero il Media Creation Tool di Microsoft, che è lo strumento di Microsoft per poter scaricare la ISO di Windows 10. Clicchiamo sul pulsante azzurro e scarichiamo questo file. Dopodiché ci servirà anche il preset che andremo ad utilizzare per Windows 10. Quello che ci serve è GentOS Beta Windows 10, mi raccomando, 3105. Andiamo a scaricarlo e con l'occasione ti avviso anche che ho creato il preset per Windows 11 aggiornato con alcune delle richieste che mi avete fatto sul canale. Quindi se devi scaricare una ISO di Windows 11 e cerchi il relativo preset, ti conviene utilizzare questo qua, il 3105. Inoltre su questa pagina, se non avessi ancora NT-Lite, 7zip e Rufus, potrai trovarli tutti quanti. Come vedi, qui c'è 7zip, qui abbiamo NT-Lite 64 e più in fondo troviamo anche Rufus 4.0. Bene, abbiamo scaricato i nostri file, andiamo ad aprire la cartella dei download e possiamo chiudere il browser. Per evitare di fare pasticci, cancello i vecchi preset dal mio desktop che erano rimasti lì. A questo punto ciò che dovremo fare sarà fare un doppio clic su ciascuno dei due file e trascinarne il contenuto sul desktop. Come vedi, ho trascinato il preset che ci servirà più tardi. Faccio la stessa cosa con il Media Creation Tool, dopodiché potrò chiudere la cartella. Fatto questo, ciò che ci servirà sarà procurarci la ISO di Windows 10. Per farlo facciamo doppio clic sul Media Creation Tool, acconsentiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo, attendiamo il termine delle operazioni preliminari e andiamo ad accettare le condizioni di licenza. Dopo ulteriori operazioni preliminari
potremo andare a cliccare sulla voce Crea supporti di installazione e cliccare quindi sul pulsante Avanti. Veniamo informati che scaricheremo Windows 10 a 64 bit in italiano. A questo punto quello che dobbiamo fare, siccome noi vogliamo entrambe le versioni, sarà togliere il segno di spunta qui dove dice usa le opzioni consigliate per questo PC e come architettura andare a selezionare entrambi. Fatto questo facciamo clic su Avanti, andiamo a spuntare la voce File ISO e clicchiamo ancora su Avanti. Ci verrà chiesto dove vogliamo mettere il nostro file ISO. Per semplicità io sceglierò Desktop, dove c'è già una ISO di Windows 11, ma noi vogliamo quella di Windows 10, e cliccheremo su Salva. A questo punto partiranno delle operazioni piuttosto lunghe e dovremo semplicemente attendere che terminino. Benissimo, il nostro download è terminato. Come vedi qui in basso a sinistra sul mio desktop è comparsa la ISO di Windows 10 che volevamo, quindi possiamo cliccare sul pulsante Fine, ci saranno alcune operazioni di pulizia e si chiuderà normalmente la finestra. Adesso che abbiamo la ISO di Windows 10 scaricata sul nostro desktop, quello che dovremo fare sarà semplicemente andare a cliccare con il pulsante destro, nel caso in cui abbiamo il nuovo menu di Windows 11 scegliere la voce mostra altre opzioni, altrimenti ci verrà direttamente mostrato il menu di 7-zip dove sceglieremo la voce Estrai in Windows. L'operazione durerà solamente pochi secondi. Ok, abbiamo la cartella Windows sul nostro desktop e quello che dobbiamo fare adesso è aprire Entity, accettare che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo, cliccare sul pulsante Aggiungi e scegliere la voce Cartella Immagine. Nella voce cartella immagine sul desktop troveremo la cartella di Windows che abbiamo appena creato, quindi ci cliccheremo su e sceglieremo il pulsante Selezione cartella. Ingrandiamo la finestra di Entity per vedere un po' meglio, dopodiché quello che andremo a fare è selezionare una delle due ISO di Windows 10 Professional. Non ci sarà molta differenza, te lo preannuncio, se andrai a scegliere la ISO x86, cioè quella a 32 bit, oppure quella a 64 bit, perché ho previsto nel preset di inserirle entrambe. Quindi facciamo clic su una delle due voci Windows 10 Pro, clicchiamo con il pulsante destro e scegliamo Carica. Comparirà una finestra che ci avverte della conversione, clicchiamo semplicemente su OK e successivamente su Sì per estrapolare solo Windows 10 Professional da tutta quanta questa ISO. L'operazione anche in questo caso durerà qualche minuto. Possiamo cliccare sul pulsante OK per chiudere la finestrella e partirà un'ulteriore operazione di caricamento. Quello che dovremo fare adesso è importare il nostro preset. Per farlo, nel menu in alto assicuriamoci di essere sulla sezione Preset e clicchiamo sul pulsante Importa. Sul desktop troveremo il nostro preset, quello che si chiama GenTOS Beta V10 3105. Ci cliccheremo su una volta e selezioneremo la voce Apri. Verremo avvisati che stiamo per importare questo preset, quindi clicchiamo su OK e sul lato destro per attivare il preset faremo semplicemente doppio clic. Dopo qualche secondo anche il preset avrà il pallino verde. Quello che potrai trovare nel preset saranno una serie di modifiche che vanno dal
aggiunta di comandi post installazione ad altre impostazioni. Una cosa tuttavia che mi è stata segnalata è il fatto che non sia completamente italianizzato. Purtroppo per, suppongo, un bug dell'ultima versione di NT Lite, nel momento in cui vado a salvare alcune impostazioni relative all'installazione unattended di Windows 10, per qualche motivo non viene salvata la lingua italiana. Quello che dobbiamo fare in questo caso è andare, come farò io adesso, manualmente su tutte queste voci, cliccarci su, premere la I per essere un pochino più veloci e andare su tutte quante a selezionare la lingua italiana, quella che finisce con it. Come fuso orario selezioneremo il fuso orario di Roma e anche più in basso selezioneremo la lingua italiana. Ecco fatto. Fatte queste modifiche nel caso in cui sia necessario, e mi scuso per l'imprecisione, potremo finalmente andare sulla voce Applica, dove troverai le impostazioni già preparate e tutto quello che dovrai fare sarà cliccare sulla voce Crea ISO, scegliere come destinazione per la nuova ISO il desktop, attribuirle un nome, io la chiamerò Gentos. Aggiungiamoci anche il 10 per distinguerlo da quella di Windows 11, clicchiamo sul pulsante Salva, accettiamo l'etichetta che ci viene proposta oppure andiamo a cambiarla se lo riteniamo, clicchiamo sul pulsante OK e premiamo finalmente il pulsante Avvia per dare il via alla creazione della nostra ISO. Questa operazione, ti preannuncio, durerà diversi minuti. Clicchiamo su Sì. Ci si aprirà una finestrella per disattivare il nostro Windows Defender, lo facciamo da Gestisci impostazioni, lo andiamo a disattivare, questo ci servirà per essere più veloce perché Windows Defender rallenta parecchio la creazione della nostra ISO. Quindi clicchiamo su Sì, partirà la procedura e non dovremo preoccuparci di riattivare successivamente il Windows Defender semplicemente perché dopo un tot di tempo è fatto in modo tale da riattivarsi da solo. Ed ecco fatto, la nostra ISO è pronta, quindi possiamo cliccare su OK ed ecco fatto, come puoi vedere la nostra ISO si trova adesso sul desktop, cioè sulla destinazione che avevamo scelto, e quello che dovremo fare prima di aprire Rufus per preparare il pendrive sarà quello di inserire in una porta USB una chiavetta. A questo punto apriamo Rufus, accettiamo le modifiche al dispositivo, accertiamoci di avere scelto il nostro pendrive e andiamo a selezionare come immagine ISO Gentos 10 ISO che si troverà sul nostro desktop. Una volta selezionato clicchiamo su Apri e clicchiamo su Avvia. Non sarà necessario spuntare nessuna di queste opzioni, quindi clicchiamo su OK, però attenzione! Ricordiamoci che Rufus cancellerà tutto il contenuto del nostro pendrive, quindi assicurati di aver messo un pendrive vuoto oppure che quello che c'è sul pendrive non sia importante perché verrà tutto quanto eliminato. Dopo esserne sicuri clicchiamo su OK e attendiamo qualche minuto il termine dell'operazione. Ecco fatto, il nostro pendrive è pronto, quindi possiamo cliccare su Chiudi, espellerlo ed andare ad inserirlo nel computer su cui vorremmo installare Gentos 10, facendo come sempre attenzione ad impostarlo come dispositivo di avvio nella boot sequence di quella macchina. Come ripeto sempre, purtroppo questa è un'operazione che non posso mostrarti perché è diversa da computer a computer. Comunque in alcuni video precedenti potrai trovare una serie di informazioni utili per impostare il pendrive come unità di avvio anche sul tuo computer.
Ed eccoci qui nell'installazione del nostro CentOS. Come vedi, la prima schermata che ci si propone offre appunto la possibilità di scegliere tra la versione a 32 bit oppure quella a 64 bit. Naturalmente sceglieremo quella a 32 bit. Ti preciso che quella che ho creato è una macchina davvero minimale. Ci ho messo semplicemente 2 GB di RAM e un processore dual core per effettuare questo test. Quindi andiamo a selezionare la versione a 32 bit, premiamo invio e vediamo che parte la procedura di installazione. Arrivati su questa schermata, se la tua macchina conteneva dei dati precedenti, fai molta attenzione perché stiamo per cancellarli completamente. Quindi assicurati di avere un backup di questi dati su un'unità diversa rispetto all'hard disk di questa macchina, oppure che si tratti di dati che non ti serve mantenere. Detto questo, quello che dovremo fare sarà selezionare una alla volta tutte quante le unità che dovessi vedere e andare a cliccare sul pulsante elimina seguito da ok, fino a quando non avremo sulla nostra macchina solo ed esclusivamente dello spazio non allocato. Fatto questo, selezioneremo proprio lo spazio non allocato. Come vedi, anche l'hard disk che ho scelto è di dimensioni minime e cliccheremo sul pulsante avanti. Il resto della procedura sarà una normalissima procedura di installazione guidata. Ed ecco finalmente pronta la nostra macchina Windows 10, ma andiamo subito a vedere come si comporta. Se premiamo la combinazione di tasti CTRL, SHIFT ed ESC per avviare la gestione attività e ci portiamo sulla sezione prestazioni, vediamo che l'occupazione del processore è assolutamente risibile, si attesta attorno al 1, 2, 3% al massimo. Per quanto riguarda l'occupazione della RAM, seppur avendo solamente 2 GB di RAM sulla nostra macchina, ne abbiamo occupati 0,8, cioè il 40%. Il restante 60% della memoria è libera. Non ci sono attività parassite sul disco C che risulta completamente vuoto e idem non c'è attività di internet non regolare. Un'altra cosa che possiamo notare è che andando in basso a destra non sarà, a differenza della versione per Windows 11, necessario installare alcun antivirus perché il Windows Defender funziona correttamente. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda gli aggiornamenti, perché se andiamo a guardare gli aggiornamenti di Windows Update è possibile assolutamente verificarli ed installarli. Naturalmente, come nel caso della versione per Windows 11, verranno installati solo ed esclusivamente gli aggiornamenti compatibili con questa versione. Ecco fatto, tutti gli ultimi aggiornamenti sono stati regolarmente installati. Un'altra cosa importante che ci tenevo a mostrarti è la possibilità di utilizzare anche dei pendrive e delle reti Wi-Fi su questo sistema. Ebbene, se hai un pendrive di ultima generazione non ci saranno problemi, potrai semplicemente collegarlo e funzionerà direttamente. Se invece avessi comunque un pendrive oppure una scheda di rete interna più vecchia, nessuna paura, il nostro amico Snappy Driver ci viene in soccorso e consentirà di installare eventuali driver mancanti, rendendo funzionanti anche le schede di rete più datate. Come puoi vedere, quindi, questo sistema è davvero estremamente adatto per le macchine più vecchie, ma io non restringerei la sua utilità solamente a quelle. È naturale che su una macchina datata questo sistema ha la possibilità di portarla a nuova vita e soprattutto offre tutte quelle possibilità che mancavano in Tiny 10.
ma questo non esclude che un tipo di sistema di questo genere possa essere utile anche nelle macchine più nuove, perché è in grado, grazie alle modestissime richieste in termini di risorse hardware, di spremere fino all'ultima goccia di potenza da queste macchine. Spero che una volta provato tu mi voglia aiutare con i commenti per capire eventuali migliorie che possiamo fare, e a questo proposito ti anticipo che a brevissimo, davvero mancano pochi giorni, verrà lanciato il forum su cui tutti quanti potremo condividere finalmente esperienze, impressioni e, perché no, conoscerci e fare anche 4 chiacchiere tra noi. Detto questo, anche per oggi non la tiro per le lunghe e non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.